Bella a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video degli Horizons. Questa sera, finito il giro del mondo, cominceremo una nuova triade un po' diversa, come lo fai tu, ma più in grande. Partiremo dal Pour Manger. Per iniziare al meglio questa triade di cibo super food porn abbiamo scelto le patate. Da Pour Manger sono spaziali, super succose, super ripiene e ce ne sono veramente di tutti i tipi. Dal 2011 le Jacket Potatoes sono sbarcate anche in Italia grazie a Valerio, Daniele e Marco. Il loro locale lo potete trovare sia a Torino che a Milano e noi abbiamo scelto quello a Chinatown, in via Paolo Sarpi. Bella raga, primi problemi Horizons dell'anno. Non siamo riusciti a registrare tutti gli audio fatti all'interno del ristorante, abbiamo collegato male i microfoni, quindi faremo una sorta di reaction, lo guarderemo muto e commenteremo sopra. Ma facciamo partire anche qua il patata counter? Ovvio, dai. Allora, la location devo dire che tanta roba, nel senso che come Giorgiano hanno visto che un po' impersonale, nel senso poco tematizzata a livello patata, ma bella, cioè comunque curata, anche i giornalini. Però fate patate. Dove sono le patate per questo ristorante? Sì, diciamo che potrebbe essere arredato un pochino più tematizzato. Esatto. E la Roby era d'accordo. Ero d'accordo perché non ci sono le patate, anche se in realtà ne abbiamo una al tatto. Non so che cosa stavo dicendo, non me lo ricordo già più. Avevo fatto un appunto che il menù non è fisso durante tutto l'anno ma che cambia a seconda delle stagioni. Sono in inverno, quindi sono tutte belle cicciose. Infatti c'era salsiccia, fusetti, toma, cioè un sacco di cose prettamente invernali. Montanare, patate montanare. Mentre d'estate utilizzano anche pesce. E le dissalate. Anche no, già la patata è una verdura, quindi È un È un tubo. tuber, esatto, un tuber. io sono molto indeciso su quale prendere, però alla fine sono andato su un bel prosciutto crudo, burrata e olive. Tuttavia la regina delle decisioni Ero sei io. nuova. Però anche Fabio, Sì. Di scelta non ce n'era poco, cioè erano tutti gusti comunque diversi tra di loro. C'era proprio un'indecisione almeno su 3-4 elementi. Poi ci sono io che in realtà per me la scelta non è stata difficile perché non mangiando il formaggio ce n'era solamente una senza il formaggio. Ovviamente si può togliere il formaggio. Quindi infatti io ho preso quella con il pollo alla cacciatora. Io quella con la carbonara. Io ho preso il crudo burrata Ci hai già detto. speck, camorza, funghi, cipolla caramellata. Non vendono la Coca-Cola, raga. Ma Mole Cola. È di Torino. Ah, qui sono da smontare la patata. No! Allora, quella, posso dirlo, esteticamente la tua quella lì con la salsiccia non mi diceva un granché. Zio, mi sono dimenticato che non ti piace il formaggio. No, però effettivamente la più food porn di tutte era quella con la burrata, soprattutto quando l'hai aperta. A gusto per me era migliore la mia. Sì, quella con speck. Anche perché alla fine la mia, al di là delle olive, non è che avesse chissà che sapore, cioè il crudo era buono, però non è uno di quei crudi che dici posso dire veramente buono. In generale una cosa che abbiamo notato tutti e quattro è che le patate si amalgamava bene tutto. Sì, alla fine I sapori comunque belli delicati, la patata riesce a fare da buona base al piatto. Vengono servite con la buccia, che è diciamo l'elemento un po' critico del piatto perché si fa fatica proprio a tagliare, rimane bella attaccata, bella solida. ma Però. poi mi piaceva quella buccia lì fatta così. Secondo me era più buona appena arrivata calda, cioè un po' più croccantina forse rispetto che alla fine che diventava difficile da tagliare e da masticare. Io invece qua avevo fatto un commento che potrebbe dividere sul fatto che mi era piaciuta tanto, non dico quasi più della carbonara classica, però gli spaghetti tendono un attimino a dividere, invece la patata, come si vede, cioè amalgamava tutto, quindi era una bella esplosione di sapori, cioè era bello, era più concentrato, davvero buona, perché poi il guanciale era proprio spesso, bello croccante. E nessuno parlava perché si stava mangiando, Devo dire che giustamente. Intento a Stanno mangiare. litigando coi gomiti. Il problema è che io essendo mancino non dovevo stare dove Qua mi sta Qua utilizzando il con la gomito roba. smezzo, Questa esatto. cosa che aveva dentro? Questa era quella con crudo, fonduta di toma, funghi e basta. Però stavate smezzando, tu stai dicendo che siamo bravi a smezzare le patate. Sì. Però Qualcosa del genere. No comment. No comment. Ok.
Invece l'altra che abbiamo preso da smezzare, senza il formaggio, era con le salsicce e i funghi champignon. Le salsicce un sacco buone. Sì, erano belle carnose. Ma i funghi erano un'aggiunta alla tua, non sbaglio? No, era fontina, salsiccia e Chi che aveva? Io. lei. Ah, è te. che voleva i porcini ma non c'erano. Già, vero. già. Qua mi hai chiesto, tu quante patate hai assaggiato stasera? Come fai a ricordarti queste cose? Cavetti i labiali 3 volte oggi. Ah, ok. E poi 2. E poi ho fatto un commento sul pubblico, cioè sulla clientela che continuava a guardarci. Esatto. C'eravamo Sì, effettivamente Stavamo sott'occhio. Quella tipa lì che vedete ha fatto tipo mezz'ora a fissare. Anche il tipo. Anche il tipo Io ero sì. E il tipo lì, sì, io parlavo e lui È vero, è vero. Tieni conto che al di là del trip burger, questo qua è il primo ristorante che facciamo io italiani. Sì, è vero. Siamo sempre andati in ristoranti con gente. Sì, Perché non si capisce altre culture, quindi frega. Avevamo finito i piatti, commenti finali. Nel senso, allora, da parte mia, una patata e mezza, diciamo che sufficiente sì, ma ne avrei mangiata volentieri e senza problemi anche un'altra intera. Cioè, non riempiono così tanto. Sono dei bei piatti, però. Ero molto soddisfatta della mia scelta, che ritenevo essere stata la patata migliore. Tant'è che quella che volevo prendere anch'io. Ma sono arrivata prima io. Bobby Bobby. Tu soddisfatto? Io soddisfatto. Sì, però 1,5 secondo me era il giusto. Per me, per come sono fatto io, il giusto. Perché dopo comunque snoia un po'. Stoppano. Sì, stoppano. Piuttosto lasci lo spazio per i dolci. Dolce che abbiamo preso. Come che erano i dolci? Adesso arrivano i dolci. Perfetto. Abbiamo preso una panna cotta al caramello che la cameriera diceva che era buonissima. Poi l'ho assaggiata e non ci siamo, era deliziosa, non era buonissima. Io invece ho preso il tiramisù che era buono. Cioè, sbagliare il tiramisù è difficile, però era buono. Confermo, era buono. Sono tutti dolci che fanno in casa loro, anche perché la panna cotta si vede che non è prodotto surgelato, già fatto, ma era bella densa, bella solida. Noi ci siamo trovati molto bene con il personale perché sono riusciti a gestire bene la divisione da 7:30-9 sui 2 turni e nonostante il locale era molto piccolo ci hanno fatto sedere abbastanza velocemente perché c'era veramente tanta gente. Abbiamo ordinato nel giro di non voglio dire 10 minuti, ma secondo me più o meno sono arrivate tutte calde. E il bello è che la cucina è tutta vista sia dall'interno che dall'esterno, quindi si vede sia dentro il locale che fuori. E qua abbiamo la perla. Siamo in taste test. Bustina da zucchero personalizzata Pour Manger con scritto un detto. Un detto. Che ora Simone ci dirà. Che non mi ricordo. Torniamo indietro e diciamo. Allora, aspetta perché io oltre che essere smemorato, quindi Dori, sono anche cieco, quindi è potato ha dei tips. The Doctor e Way. Oh, Fantastico. abbiamo detto proprio poche volte patata. Deve essere un video della Madonna. Sì, davvero. Vabbè. Vabbè, ma lo sarà comunque. Dalla prossima volta staremo più attenti con i microfoni. Sì, ho sbagliato il cavetto, dai. Ho sbagliato il cavetto. Quel gesto lì cos'è che voleva dire? Oh, andiamo a casa perché è tardi? No? Cena finita, prima cena della triade conclusa, ci siamo trovati veramente bene, lo staff molto cordiale, un po' caotico, Leggermente. però vabbè, Caotico no, anche c'è tanti coperti, esatto, ci sono tanti coperti, lavorano un sacco, riescono a gestire bene il pubblico, la clientela. Abbiamo questo pagato... è sintomo però quindi di il cibo è buono. Assolutamente. Cioè, un buon certo. posto per Ci siamo trovati veramente bene, abbiamo pagato circa 20 euro a testa, con una patata e mezza a testa, quindi tutto sommato onestissimo, onestissimo. Come sempre vi ricordiamo di seguirci su Instagram per avere qualche spoiler, per consigliarci altre triadi e niente raga, al prossimo video. Bella raga. Una patata al forno leva il medico di turno, che in realtà non è leva, ma sì, in realtà era leva. Però la parola sbagliata Era, esatto, l'altra era Dai, ti metto 3 adesso. di torno. Cos'è che c'è scritto? Ah, il forno! Esatto. Non ci leggeva. Però vabbè, sarà sicuramente Sì, voluto. perché è migliore di così in inglese. Però adesso vogliamo la lettura in inglese, scusa. Vai. Allora, il potato ha dei tips. The Doctor e Way. Oh, Fantastico.